Dietro le quinte dell'intervista che ha fatto tremare la Spagna, c'è un intreccio di sapori, sguardi e parole sfuggite di mano, e in mezzo a tutto questo battito accelerato resta un nome che da anni incendia le conversazioni dei fan, Can Yaman. L'altro nome, quello che i romanticissimi non smettono di sussurrare accanto al suo, è Dimet Özdemir. Eppure, la sera in cui i riflettori hanno abbagliato la scena di Movistar Plus e per il lancio di El Turco, davanti a Can non c'era Dimet, ma Tamara Falcó, la principessa dell'alta società spagnola, figli della marchesa di Grinón e sorella di Enrique Iglesias. Una scelta che in redazione è stata subito definita incarico ambitissimo, e che ha trasformato un'intervista in un piccolo terremoto mediatico. Benvenuti sul mio canale YouTube, Mania delle serie turche. Allacciate le cinture, perché quello che vi sto per raccontare non è un semplice resoconto, ma il racconto teatrale di una serata che ha fatto arrossire i giornali e battere i cuori, compresi quelli che, in Turchia, tifano da sempre per Can e Dimet come se il loro nome fosse una sola melodia. Tutto è cominciato quando la produzione ha deciso che, tra decine di conduttori blasonati, sarebbe stata proprio Tamara a sedersi faccia a faccia con Can. Una decisione che, sin dal primo sussurro, ha acceso il chiacchiericcio. Tutti avrebbero voluto quel posto. Sedere allo stesso tavolo di Can è una fortuna invidiabile. Oggi Tamara è la donna più invidiata di Spagna. E in effetti, quando lui è entrato in studio, l'aria ha cambiato temperatura. Can è arrivato con quella calma magnetica che ha il potere di svuotare una stanza dei suoi rumori e riempirla di attesa. Sciolto, sicuro, con lo sguardo limpido e un castigliano più fluido del previsto, si è accomodato come se il set fosse casa sua. La regia indugiava su ogni espressione, e i social, già in preallerta, iniziavano a pulsare. Tamara ha fatto quello che le riesce meglio, sembrare naturale mentre tutto attorno a lei è accuratamente messo in scena. Ma per la prima volta, si è notato uno scarto. Non era la solita padrona di casa imperturbabile. Si vedeva, e come se si vedeva, che la presenza di Can la scuoteva. Era sorpresa, divertita, un filo intimidita, e niente di tutto questo veniva nascosto. Quando lui ha raccontato, con tranquillità, che prima di buttarsi nella recitazione aveva studiato legge e lavorato come avvocato, lo sguardo di Tamara ha fatto una capriola. Le si è disegnata in viso una missione non premeditata. Oltre al fascino, quell'uomo aveva cervello. Le parole che le sono scappate sono state la miccia. Non solo bello, anche intelligente. Bastato questo a scatenare le prime ondate di commenti. Perché quel complimento, per il pubblico, non suonava come un cliché, ma come una confessione. A quel punto la trama ha preso il gusto di una commedia romantica, con un tocco gourmet. Tamara aveva pianificato un piccolo percorso gastronomico per sorprendere Can, pescando dalla tradizione spagnola, boquerones, tortilla de patatas, croquetas. L'idea era semplice. Rompere il ghiaccio con i sapori, ridere, creare complicità. Ma con Can non esistono copioni che restino intatti. Lui ha assaggiato il primo piatto, gli acciughini marinati, e ha detto quello che pensava, senza filtri, non fa per me. Silenzio da teatro, poi una risata collettiva che ha smorzato la tensione. Era chiaro, nessun inchino formale, nessun finto apprezzamento. E, paradossalmente, la sincerità ha reso la scena ancora più irresistibile. Il secondo giro ha avuto un colpo di scena. Mentre Tamara chiedeva come preferisse la tortiglia, Can, con una naturalezza disarmante, ha infilato una frase in perfetto spagnolo, giocando sul lessico della cottura: facciamola bella morbida dentro, quasi cremosa. Lo stupore negli occhi di Tamara è stato immediato, e il pubblico ha percepito quel lampo come si coglie un profumo improvviso. In rete, in pochi minuti, sono spuntati i video. Can conosce i segreti della tortiglia, il turco con il vocabolario spagnolo in tasca. Ma non è stata una prova linguistica a cambiare l'atmosfera, è stata la sensazione che lui fosse entrato nella cultura locale con rispetto, ironia e una curiosità autentica. Un dettaglio che i fan di Can e Dimet hanno colto al volo, chiedendosi come l'avrebbe presa Dimet, un sorriso complice da lontano o un piccolo brivido di gelosia. Poi, la prova crocchette. Tamara, campionessa di MasterChef Celebrity,
era certa di avere in serbo il trionfo. Ma Khan, con quel suo modo diretto che non conosce ipocrisie, ha sussurrato: troppa besciamella. Una frase dolce amaro, che ha fatto vibrare lo studio. Si è visto un lampo di panico attraversare il viso di Tamara, subito coperto da una battuta scherzosa. E adesso mi tolgono il titolo. Io volevo chiederti del ginocchio e invece. Il gioco ha funzionato, ma il pubblico ha letto anche la verità nascosta. In cucina Tamara è una regina, e accettare critiche, per di più in diretta, non è esattamente il suo sport preferito. Intanto, i fan di Khan e Dimet alimentavano il fuoco. Lui non è uno che compiace, dice la sua. Dimet lo sa meglio di chiunque. La nostalgia per le complicità di set tra Khan e Dimet tornava a galla come una vecchia canzone che non smette di suonare. Mentre il menù oscillava tra sorrisi trattenuti e piccole scosse telluriche, Khan ha spostato il discorso su il turco. Ha parlato di Balaban Ağa, ferito durante l'assedio di Vienna del 1683, ispirato a eventi reali. La sala si è fatta più lenta, lui ha abbassato la voce, ha cambiato postura, ha trasformato l'intervista in un racconto. Tamara ascoltava non più come conduttrice, ma come spettatrice rapita. Le parole scorrevano dense, e i giornalisti, il giorno dopo, hanno scritto che in quel momento il tempo ha battuto un ritmo diverso. Una pausa che ha svelato il dualismo di Khan. L'icona glamour e il narratore serio, quello che porta sulle spalle una storia e la fa diventare carne viva. E in tanti, in Turchia, hanno sussurrato il nome di Dimet, chiedendosi cosa provi quando lo vede tornare così, inesorabile, nell'epicentro del clamore. Prima di registrare, Tamara si era lasciata scappare, tra una prova luci e un microfono aggiustato. Ho cucinato per lui, lo so che in molti vorrebbero essere al mio posto, ma hanno assunto me, che ci posso fare? Una frase a metà tra il sorriso e la sfida, che ha avuto il sapore di una premessa inevitabile. La serata sarebbe finita sulle prime pagine. E così è stato, ma non soltanto per la chimica da set o per il curioso romanzo gastronomico. Il vero strappo è arrivato quando, sotto il video pubblicato su Instagram da Movie Star Plus Più, è comparso un commento: amo Tamara, è molto simpatica. Fin qui, tutto normale. Se non fosse che l'account autore del messaggio era proprio quello di Tamara. Apriti cielo. In un lampo, la rete ha partorito domande cattivelle. Era un commento partito dall'account sbagliato? Stava provando a farsi un complimento da sola, di nascosto? Scherzi su scherzi, il diavolo fa i profili fake, almeno non ha comprato bot. Nessuna smentita ufficiale, nessuna giustificazione accurata. Solo silenzio. E il silenzio, nel linguaggio della rete, non è mai neutro, è benzina. Finita la trasmissione, la domanda che correva di bocca in bocca era una sola: era solo un'intervista? Perché il modo in cui ridevano, il gioco innocente, l'imprevisto dei sapori, tutto sembrava avvolto da una sintonia insolita. Nessuno ha parlato di romanze, sia chiaro. Ma nessuno, allo stesso tempo, ha spento i bracieri del pettegolezzo. E mentre in Spagna il nome di Khan rimbalzava tra TV generaliste e gruppi WhatsApp, in Turchia e in Italia la fanbase più romantica tirava fuori l'album dei momenti condivisi tra Khan e Dimet. Il destino li vuole sempre, in qualche modo, nella stessa frase. Ci sono legami che non hanno bisogno di definizioni per restare nel cuore del pubblico, due persone, due carriere, due energie che si rincorrono come se sul set il tempo si fosse fermato e tutto il resto fosse soltanto un lungo sequel. C'è chi giura che Dimet, quella sera, abbia guardato l'intervista dal telefono tra un impegno e l'altro, chi dice che abbia sorriso quando ha sentito il passaggio sulla tortiglia morbida, chi ha letto nei suoi like, messi e poi nascosti, un piccolo gioco di ombre con i fan. Teorie, suggestioni, desideri. Ma una cosa l'hanno capita tutti: quando Khan sale su un palcoscenico, anche chi non c'è finisce per esserci. È la legge non scritta del loro duo agli occhi del pubblico, la stessa che ha tenuto viva la magia negli anni e che oggi rende qualsiasi interazione di Khan una piccola prova generale di un film che, per i fan, non smetterà mai di avere protagonisti Khan e Dimet. Intanto, i giornali spagnoli si divertivano a titolare:
La frase di Tamara sull'intelligenza di Khan finiva in prima pagina, i boquerones snobbati diventavano meme, la crocchetta con troppa besciamella un tormentone buono per i bar e le chat. E poi il dettaglio del finto scivolone social, che ha aggiunto sale dove già c'era pepe. Tutti a chiedersi se Tamara avesse davvero commesso un errore di account o se qualcuno, nel suo entourage, avesse maneggiato male i login. La realtà è che non saperlo rende la storia più gustosa, e l'internet vive di misteri mai del tutto svelati. Nel frattempo, gli spagnoli iniziavano a chiedersi cosa ci fosse sotto l'eleganza di El Turco, e gli italiani facevano eco con la consueta passione, mentre da Istanbul arrivavano messaggi che suonavano come brindisi: Khan spacca, Dimet brilla, la storia continua. La verità, però, è che questa non è stata affatto una semplice promozione. È stata una dimostrazione di come Khan manipoli, con gentilezza e fermezza, le corde dell'attenzione collettiva. Un commento non accomodante sul cibo, un aneddoto storico narrato con gravità, una frase in spagnolo piazzata lì come una rosa sul tavolo, e il gioco è fatto. E se sullo sfondo appare la sagoma luminosa di Dimet, non è per caso. È perché il pubblico l'ha voluta in questa fotografia. A ogni nuova impresa di Khan, i fan guardano automaticamente l'angolo in cui immaginano Dimet, come si guarda il balcone in attesa che qualcuno si affacci. Ed è proprio questa energia a dare al racconto di quella serata l'aura di un capitolo dentro un romanzo più grande. Cosa rimane, allora, dopo l'ultima inquadratura? Le domande. Perché Tamara, abituata a guidare, quella sera è sembrata guidata dalle emozioni. Perché Khan, che a volte tiene il campo con la pura presenza, ha scelto di mostrare anche la sua preparazione e il rispetto per la cultura del luogo. Perché il pubblico ha letto tra le righe una partitura sentimentale, e l'ha completata con le proprie note, aggiungendo il nome di Dimet come si aggiunge un ritornello che non delude mai. E perché nessuno ha voluto davvero chiudere il fascicolo del commento sospetto. I misteri lasciati a metà sono quelli che ci riportano qui, video dopo video, con lo stesso appetito. Sia come sia, una cosa è certa: con Il Turco, Khan non ha soltanto presentato una serie. Ha acceso un nuovo faro su di sé in Spagna, ha incrociato i destini di chi fa TV e di chi fa cronaca rosa, e ha rimesso in circolazione quell'elettricità che da anni accompagna la sua accoppiata ideale agli occhi del pubblico, quella con Dimet Özdemir. È la chimica che non ha bisogno di presenza fisica per esistere, la stessa che si nutre di ricordi, di scene, di interviste, di fraintendimenti e di risate. E, proprio per questo, la domanda che rimbalza oggi è la stessa di ieri: era davvero solo un'intervista? O abbiamo assistito a un passaggio di consegne tra il gioco televisivo e un racconto più profondo, fatto di storia, cibo, sguardi e di quel filo invisibile che unisce i nomi di Khan e Dimet ogni volta che un riflettore si accende? Se volete saperne di più, restate con noi. Qui, su Mania delle serie turche, seguiremo ogni mossa, ogni eco, ogni indizio. Perché le scene tagliate spesso parlano più delle scene mandate in onda, e i cuori, quando battono troppo forte, non sempre restano in silenzio. La Spagna ha già scelto il suo nuovo favorito, l'Italia applaude, Istanbul osserva, e noi siamo qui a mettere insieme i puntini. Domani, forse, avremo nuove tracce. I passi di Tamara dopo l'intervista, le decisioni di Khan per il mercato spagnolo, e i segnali, veri o immaginati, che i fan leggeranno negli occhi di Dimet. Fino ad allora, la storia resta aperta, e il rumore, credetemi, è appena cominciato. E voi, che idea vi siete fatti? Le parole di Tamara vi sono sembrate spontanee o studiate? Quel commento apparso sotto al video è stata una svista o un piccolo scivolone che farà ridere i giornali ancora per un po'? Pensate che l'avventura spagnola di Khan finisca qui o che sia solo l'inizio di un percorso destinato a incrociare ancora, da qualche parte, i passi di Dimet? Scriveteci, raccontateci cosa avete colto tra le righe. I vostri messaggi più pungenti li porteremo in video, come sempre. E ricordate, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché alla prossima puntata parleremo delle nuove mosse di Khan in Spagna, delle offerte che bussano alla porta dopo Il Turco e di quelle scintille che, ne siamo certi, non hanno alcuna intenzione di spegnersi.
La febbre del gossip continua, e noi siamo qui per sentirla bruciare.